Benvenuti, cacciatori di brividi e custodi di confidenze, a una nuova puntata di Segreti Turchi. Oggi l'aria del nostro studio è pesante, densa come un segreto che non vuole più restare sepolto. Se pensavate che il dramma di una serie restasse confinato allo schermo, preparatevi ad ascoltare qualcosa che supera qualsiasi copione. Stasera spalanchiamo la porta su una notte vulnerabile, quella in cui una stella ha deciso di non fingere più. Prima di tuffarci in questo mare di confessioni, ricordate che questa famiglia cresce grazie a voi. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, regalate a questo video un like pieno di empatia, attivate le notifiche e, se volete sostenerci e accedere ai contenuti senza filtri, il tasto Unisciti sta brillando per voi. Restate con Segreti Turchi in questa notte di verità. Le voci questa volta ronzano con una intensità assordante. Ma non parlano di litigi di set o di nuovi contratti dal valore milionario. Parlano di un cuore che si è spezzato davanti a chi era lì, di commozione trattenuta troppo a lungo. I salotti del gossip a Istanbul sono in fiamme da quando sono emersi i racconti di una notte emotivamente carica, che ha avuto per protagonista l'affascinante e talentuosa Elçin Sangu. Secondo chi c'era, in un contesto riservato, nelle prime ore del mattino, l'attrice, nota al grande pubblico per la sua fermezza elegante, si è lasciata attraversare da un'ondata di sentimenti che aveva ricacciato all'angolo per mesi, forse per anni. Per la prima volta, senza schermi e senza maschere, Elçin avrebbe messo in parole ciò che il silenzio non poteva più contenere. Chi ha assistito ha raccontato, con un misto di stupore e rispetto, che Elçin cercava di dominare la commozione come si cerca di contenere un fiume in piena. Pare che un capitolo rimasto sospeso continui a pesare nel profondo, una ferita che il tempo non ha saputo chiudere. Qualcuno, con malizia, ha insinuato che potesse essere l'effetto di un bicchiere di troppo, ma fonti vicinissime e protettive hanno ribadito con decisione che non si trattava di eccessi. Era semplicemente il momento in cui un dolore maturato in silenzio chiedeva di essere ascoltato. Non parlava l'alcol, parlava la sua ferita, hanno sussurrato. Si mormora che, con una voce rotta e chiara al tempo stesso, Elçin abbia pronunciato parole che hanno attraversato la notte come una lama lucida. Avrebbe detto quanto le mancasse il suo ex compagno di scena e grande amore, Bararduk. Non un ricordo distante, non una nostalgia da cartolina, ma una mancanza viva, che non solo non si è attenuata, bensì ha messo radici nei giorni, insinuandosi nelle ore più fragili. Si racconta che abbia lasciato scivolare una frase che ha gelato tutti, il suo orgoglio, quella corazza che l'ha aiutata tante volte, sarebbe stato anche ciò che le ha incrinato il cuore. E in quell'istante avrebbe ammesso che confondere la durezza con la forza è stato un prezzo altissimo, pagato nel silenzio e nella solitudine, quando i riflettori erano spenti e l'eco del set finiva. Con una franchezza che ha disarmato chiunque fosse a portata di sguardo, Elçin avrebbe spiegato di aver scelto il silenzio dopo la separazione, portandosi addosso il peso intero dei suoi sentimenti. Col tempo ha compreso che questa scelta ha solo prolungato l'agonia e ritardato la guarigione. Quella notte, pare, non si sia fermata alla nostalgia, avrebbe aperto il cassetto dei dettagli mai raccontati, parlando dei sogni sussurrati in privato, dei progetti di vita che restano a mezz'aria, degli scenari ipotetici che la inseguono come una melodia che non smette mai. Avrebbe confidato che proprio l'orgoglio è stato il muro che non le ha fatto tendere la mano quando serviva, e che ci sono momenti in cui non compiere il primo passo non è solidità, è una forma sottile di autolesionismo. Queste parole, così nude, hanno colpito chi le ha udite come una verità ineludibile, mostrando la fragilità di una donna che il pubblico ha abituato a immaginare invincibile. Voci a lei vicine raccontano che Elçin si sia gettata nel lavoro con una intensità quasi feroce, come se la carriera fosse uno scudo con cui restare a galla e non sentirsi trascinata dalle correnti emotive. Quel cedimento, in realtà, somiglierebbe poco a una caduta e molto a una resa onesta dopo troppa resistenza. I tabloid sussurrano che raramente era stata vista così trasparente, così umana. C'è chi prevede che, dopo queste confessioni laviche, Elçin si ritrarrà per un poco dietro un velo di silenzio, per leccarsi le ferite lontano dalle onde del chiacchiericcio. E dall'altra parte, Bararduk. Lui per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione, il suo silenzio, si dice,
Risuona forte quanto le parole di lei. E fa male anche solo immaginarlo. Vero, famiglia di segreti turchi? Ci costringe a interrogarci sulle scelte che abbiamo fatto, sui gesti trattenuti. Fermiamoci un istante, avete mai lasciato andare qualcuno solo per orgoglio? Pensate che Bar dovrebbe rispondere a questo richiamo, o credete che il silenzio sia già una risposta? Scriveteci le vostre storie e i vostri consigli nei commenti. Questa comunità esiste per ascoltare e per essere ascoltata. E se apprezzate la cura con cui trattiamo queste vicende, considerate di sostenere il canale con il tasto Unisciti. È grazie a voi se possiamo continuare a raccontare ciò che davvero tocca il cuore. Dopo una serata così carica, inevitabilmente gli sguardi tornano alle storie passate. Il racconto di Elchin ci ricorda che un legame apparentemente finito può restare vivo, pulsante, nella memoria di chi l'ha vissuto. E di nuovo, al centro della conversazione pubblica, torna l'eterna domanda. Orgoglio o amore? Nei salotti del gossip tutti si domandano la stessa cosa: è stato solo uno sfogo di una notte, o l'inizio di un nuovo confronto emotivo per Elchin? Il tempo lo dirà, con la sua lentezza crudele. Gli echi di quella notte non si sono dissolti con l'alba. Anzi, ciò che è stato detto in quell'istante catartico non ha sorpreso chi conosce davvero Elchin. Si mormorava da sempre che, in una parte quieta del suo cuore, fosse rimasta la traccia di Bar. Ma dirlo così, senza filtro, senza la rete di una strategia di immagine, ha scosso chiunque. C'è chi giura di averla vista alternare sorrisi velati a lacrime sottili, mentre le sue frasi oscillavano tra i ricordi e il presente, come se il tempo fosse una corda su cui camminare scalzi. Avrebbe espresso il rimpianto di certe parole non dette, di quei ti chiamo domani diventati e ti penso sempre e poi silenzio. Avrebbe riconosciuto che la maschera della donna di ferro le era diventata insopportabile, un vestito troppo stretto che non lasciava passare il respiro. E avrebbe aggiunto che l'amore per Bar occupa ancora un luogo sacro nella sua storia personale, come una stanza che non si riesce a svuotare. Si racconta che a un certo punto abbia sospirato profondamente, quasi a voler spostare un macigno dal petto, e che abbia confidato una verità che tutti temiamo. Ci sono amori che, anche quando finiscono, non ti lasciano davvero. Non fanno rumore, non bussano alle porte, ma restano lì, fermi, come un profumo che ritrovi nei cassetti. Quelle parole hanno travolto chi le ascoltava e l'atmosfera si è fatta densa, carica di una sincerità difficilmente ignorabile. Secondo informazioni filtrate con discrezione, Elchin non avrebbe parlato solo di mancanza, ma anche di occasioni perdute. Incomprensioni che si accumulano come polvere, orari che non coincidono, set che si protraggono, e poi quell'orgoglio testardo che fa inciampare proprio quando dovresti correre verso l'altro. Pare che abbia riassunto con lucidità la sua visione: a volte due persone si vogliono un bene immenso, e proprio per questo scelgono il silenzio, come se fosse l'unico modo per non ferirsi di più. Ma il silenzio, lo sappiamo, sa essere una lama invisibile. Dopo quelle confessioni, i social sono esplosi. Fan attentissimi hanno riletto le didascalie malinconiche degli ultimi post di Elchin, quelle canzoni piene di note sospese e le frasi sulla solitudine, e ora tutto prende una luce nuova. Sono messaggi in bottiglia lanciati nel mare digitale in direzione di Bar. È così che la folla si interroga, cercando segni in ogni foto, in ogni parola che sembra più pesante di ieri. Il fatto che Elchin non abbia rilasciato un comunicato ufficiale alimenta il mistero. C'è chi scommette che stia ancora mettendo ordine alle sue emozioni, e forse, chissà, che stia preparando il coraggio per affrontare la questione che ha rimandato troppo a lungo. Resta da capire se ci sarà un contatto diretto, se quelle frasi resteranno sospese nell'aria come una lettera mai spedita, o se quella nostalgia deciderà di aprire la porta a un capitolo inaspettato. Una cosa però appare evidente a tutti. Quell'ondata emotiva ci ricorda che Elchin non è soltanto la professionista impeccabile che abbiamo visto brillare sul set che l'ha resa un'icona accanto a Bar, ma anche una donna che sa amare fino a farsi male. E per questo la sentiamo vicina, reale, oltre il filtro delle luci.
Mentre il mondo del gossip trattiene il fiato, lo sguardo corre naturalmente anche a Bar. Che cosa penserà sentendo rimbalzare queste parole? Il suo silenzio è un riparo o un'attesa? È un voto che protegge o un ponte che sta crescendo nel buio? Nessuno lo sa. Quello che è certo è che l'eco di questa notte non appartiene solo a due persone, appartiene a tutti quelli che hanno stretto i pugni per non inviare un messaggio, che si sono trattenuti dall'attraversare una strada, che hanno scambiato la resistenza per dignità quando il cuore chiedeva altro. E voi, famiglia di segreti turchi, come leggete questo momento? È la fine che si accetta a denti stretti o l'inizio di una riconquista lenta e capardia? Vale la pena rompere il guscio dell'orgoglio per recuperare un passo, un sorriso, una frase mai detta? Ditecelo. Il nostro angolo dei commenti è la piazza in cui i cuori si fanno coraggio. E se vi riconoscete nella delicatezza con cui trattiamo questi racconti, sosteneteci con un like, iscrivetevi per non perdere nemmeno un respiro, condividete il video con chi sa capire e, se potete, cliccate su Unisciti, il vostro sostegno ci permette di continuare a dar voce a ciò che conta davvero. Intanto, fuori dalle telecamere, qualcuno assicura che Elcin abbia deciso di prendersi qualche giorno lontano dai riflettori, per togliere polvere dai ricordi senza fare rumore. Forse ripartirà da una passeggiata all'alba, o da una tazza di tè tiepido bevuta con lentezza. Forse da un copione lasciato aperto sul tavolo, con una battuta sottolineata perché assomiglia troppo alla vita vera. E forse, dall'altra parte della città, Bar si è fermato un attimo o più del solito davanti a un messaggio scritto e cancellato, chiedendosi se il coraggio, una volta tanto, non possa vincere sulla prudenza. Perché alla fine è questo che ci insegna questa storia. Dietro gli scatti impeccabili e i sorrisi dosati, restano persone che inciampano come noi, con quelle stesse domande che graffiano piano. A cosa servono le parole se arrivano quando è troppo tardi? E quando il tempo si fa duro, è più saggio rimanere immobili o rischiare un passo? Nessuno può dirlo con certezza. Ma stasera, qui, la verità è che certe frasi dette in una sola notte possono essere la confessione più sincera di un cuore rimasto zitto per anni. Con il fiato sospeso, chiudiamo questo speciale di segreti turchi con un pensiero che non smette di tornare. L'orgoglio può essere il nemico più crudele dell'amore. Che cosa accadrà ora? È davvero un capitolo concluso o la prima pagina di una storia che chiede una seconda occasione? Lasciateci le vostre teorie, raccontateci i vostri se avessi detto, e non andate via senza lasciare un segno con un like, un'iscrizione e una condivisione con chiunque sappia ascoltare. Se volete sostenere in modo speciale il nostro lavoro, il tasto Unisciti vi attende. Noi restiamo qui, a raccontarvi ciò che i cuori non dicono, nella speranza che, alla fine, l'amore trovi il coraggio di superare l'orgoglio.